Batti Prendi nello 10, stesso modo. batti 10. Andiamo a decomprimere. Ancora sento lievemente che si è addormentato. Ancora, Una cosa quello molto è proprio lieve. poco poco. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Clizia. Sigla. Allora, Clizia, tu vieni qui per un problema un po' più particolare, perché a quanto pare mentre andavi a prendere dei clienti, perché lei è una bravissima barcarola, o no? Andava a prendere dei clienti, è caduta in monopattino a causa di una terribile vespa che si stava arrivando addosso. Mi sembrava corretto suicidarsi piuttosto che... È sopravvissuta la nostra Clizia, però si è fatta molto molto male al ginocchio destro, giusto? Allora, Clizia, tu mi hai detto però una cosa che mi ha un po' colpito, che tu addirittura quest'area non la senti più come una volta e addirittura non puoi più stare magari in ginocchio, ti dà fastidio, comunque la posizione, Letteralmente, sì. appena c'è qualcosa che chiaramente preme ti dà noia. Questo sicuramente è importante, lo voglio attenzionare. Innanzitutto vorrei far vedere anche ai nostri telespettatori, mettiti qua per favore, se questa gamba regge, perché non è scontato per nulla. Mi dai le braccia? Allora, me le mantieni così, spingi tutto verso l'alto, forte forte, ok? Ok, mi rimani sulla buona, quindi rimani sulla sinistra, alza la destra, spingi, ok, la sinistra regge perfettamente, rimani sulla destra, spingi, questa non funziona per nulla, quindi qualcosa per forza c'è. Vorrei vedere anche una cosa, girati. 1 e 2, voglio vedere una cosa, vediamo un attimo qui, no va bene, di muoversi, si muove benissimo a destra, un po' meno a sinistra ma comunque non male. Spingi in basso la testa, ok, fa vedere le spalle, questo va benissimo. No, va bene, niente, qui non mi sa proprio che non hai nulla di particolare. Ti faccio sedere per favore, Chris, dall'altro lato, anzi qua davanti a me, guarda, davanti a me. Voglio fare un test, dei test sui muscoli, ok, legati alle catene nervose, radici nervose della colonna lombare. Voglio vedere se c'è effettivamente qualche problema alla tua colonna lombare, i dischi. Mantieni, guarda, le mani via, ok? Il piede me lo mantieni fermo così, per favore. Spingi all'interno il piede, così. Questo va bene, all'esterno il piede. Buono, alluce in alto, verso di me tutta la gamba, spingi, quando non c'è niente, mantieni il ginocchio in questa posizione, resisti alla mia forza, ottimo, solleva, spingi in alto ed è inutile cercare altrove perché non c'è assolutamente niente da lì. Ti chiedo di venire a pancia in su per favore. Vai per favore giù, piano piano, bravissimo. Un pelino forse più su, grazie. Ok, allora vorrei fare un paio di test su questo ginocchio. Innanzitutto facciamo una cosa particolare. Allora io vado a cercare, guardiamo bene insieme qui anche con la telecamera. In generale non sembrano esserci delle particolari dismetrie, no? Però se io vado a toccare un po' il ginocchio, riguarda qui, si va a creare una sorta di strana sensazione, è come se tutto il corpo tendesse, no? E quindi si crea la dismetria improvvisa, ok? Ovviamente non è una vera dismetria, è semplicemente una tensione fasciale, neurofasciale sul ginocchio. Se io faccio la stessa cosa sull'altro non succede niente, ok? Se io faccio la stessa cosa su un piede, sì, qua invece qualcosina succede, quindi anche il piede ha avuto qualche problematica. Se io faccio qualcosina sull'altro non c'è assolutamente niente, ok? Voglio vedere però il perone dal lato sinistro, che infatti qualcosa ce l'ha sicuro, ok? Perché è sempre un po' così che funziona. Quando c'è una problematica a livello tibiale, spesso trovo delle problematiche dal lato opposto, più forse di compensazione sicuramente a livello proprio del perone. Quindi dobbiamo sistemare questa situazione qui. Prima però testiamo i muscoli. Dritta per favore così, spingi dritto per dritto in alto, forza, questo fortissimo, ferma così, spingi verso il tetto, buono, mantieni così, spingi verso il tetto, buono, tetto, tetto, va bene, spingi in basso, debolissima, ok? Ora so cosa hai, spingi in basso, va bene, spingi in basso, va bene, spingi in basso, debolissima, giusto? Ti spiego esattamente che cosa hai. Hai una debolezza che si è sicuramente creata a causa del trauma nell'antagonista di questo muscolo, che in questo caso è il retto femorale.
quando il bicipite femorale diventa debole, che è il suo antagonista diretto, ok? Quest'altro muscolo va, si dice, in ipertono muscolare, quindi lavora in una tensione graduale che non ha mai fine finché noi la togliamo, giusto? Quindi è questo il tuo problema sicuramente. Ora vorrei fare però un esame, se è possibile. Possiamo sollevare un pochino tutte e due? Se ce la facciamo, non sarebbe male. Fino a dove riesco. Fino a dove si riesce. A posto. Non arriverà mai più sangue nell'aria, quindi non ci sarà problema. Allora, voglio vedere una cosa. Mettiti a pancia in su per favore. Questa sarà una termografia, ci mostrerà esattamente i livelli di tensione e i livelli comunque di calore sulle varie zone. Vediamo un po' se c'è qualche attivazione particolare. Eccolo là, vedi? Eccoci qua. Ti faccio vedere, Clizia, scusami. Come puoi notare, aspetta, facciamo così lo vediamo tutti quanti, ok? Ops. Come puoi notare, questo destro, scusami, questo sarebbe il suo destro, sia chiaro, è molto molto caldo qui, ma anche sopra, a differenza dell'altro che invece non ha niente. Vedi, qui proprio si manifesta, l'avremmo potuto vedere meglio, magari, però purtroppo sono troppo stretti i pantaloni, non li possiamo togliere. La problematica è sicuramente proprio legata molto a questa fascia qui, che non vediamo ovviamente purtroppo con il calore perché ci sono i pantaloni, però è molto importante e si comunque intravede, ok, in modo importante. Detto questo, andiamola a sistemare, o no? Allora, la prima cosa che io voglio provare è questa, perché io sono sicuro che non funzionerà e ti spiego il perché. Andiamo a creare, spingi leggermente in basso, spingi questo, in giù, esatto, lascia, ok, andiamo a creare un'attivazione, si chiama dei fusi neuromuscolari al centro del muscolo, che se vengono stimolati in questo modo ordinano letteralmente al muscolo di rinforzarsi, letteralmente non può non farlo. Se non lo fa è perché va contro le nostre regole e vuol dire che c'è un trauma attivo, quindi in teoria dovrebbe già essere forte. Non toccare niente per favore, spingi in basso, ok? E infatti lui però non funziona lo stesso, te l'avevo detto. Se io faccio, guarda, magari qualche piccola attivazione, ok, qui spingi in basso, diventa straforte per magia, ok, perché effettivamente c'è un trauma attivo. Quando ci sono dei traumi attivi spesso i muscoli non rispondono più come dovrebbero. Quindi noi che cosa facciamo? Andiamo a mettere letteralmente un'informazione nuova, ok, nel sistema, come una sorta di memoria nuova, sostitutiva, ok? Sfruttiamo una tecnica che si chiama Injury Recall Technique, tecnica di richiamo del trauma. Andiamo a posizionare anche con la vibrazione. Andiamo a creare questa stessa precisa cosa con la vibrazione che attiva dei recettori ben precisi. Fa solo vibrazione, non ti preoccupare. E ora ti faccio vedere che con questa tecnica velocissima di pochissimi secondi il nostro muscolo, ti do il poggiabraccia perché vedo che sei un po' in difficoltà qui, ok? Meglio? Mantieni così, spingi in basso e straforte per magia, giusto? Adesso andiamo a fare un'altra piccola correzione però, perché questa tibia se n'è andata un pochino in rotazione laterale, ok? Proprio letteralmente in torsione in questo modo. Andiamola a correggere. Scusa assistente. Domandina, fa male. No. Piega. Fatto? Ha fatto male? No.
Adesso avevamo due piccole problematiche, così ti fa male il ginocchio, morbida, fatto, piega, fatto, niente di problematico, scusa, ecco fatto, tutto a posto, manca solo il perone, morbida, fatto, nessun dolore, giusto? Zero. Andiamo a correggere le aree specifiche che sono legate un po' a questa zona. Tu devi sapere che il ginocchio più o meno comunque è importante a livello nervoso per l'area le 2 e le 3, ok? Queste aree qua. E le sorelline nella cervicale e nella dorsale si devono sbloccare lo stesso. Quindi le andiamo a sbloccare. Infatti qui troviamo subito un dolore, e qui pure, vedi, bilaterale. Ecco fatto, morbida. Hai visto che meraviglia? Te l'aspettavi? Un pochino più giù. Dammi le braccia. Andiamo a sbloccare la terza dorsale. Mantieni qua. Tieniti proprio, per favore, grazie. Morbida. Hai visto che meraviglia? Girati verso di me. Ora, questo lo lasci così. Questo lo dai a me, per favore. Questo lo tieni qua, per favore. Morbida, morbida. Dall'altro lato, cortesemente. Tieniti. Hai visto che meraviglia? No? Girati verso di là, seduta. Avevi delle problematiche, diciamo, anche a livello tattile, no? Sì, quindi se io passavo le mani, ok, cioè, almeno se tu non l'abbiamo fatto effettivamente prima, ma se passavamo le mani sentivi una diversa sensazione. Adesso come lo senti? Molto simile, ancora sento lievemente che si è addormentato. Ancora, quello è proprio poco poco, vero? Esattamente. Vediamo un attimo una cosa. Ti metti per piacere, scusami, guarda, in questo modo, guarda, così. Se io ora lo rifaccio, è meglio? No, uguale, uguale. Uguale che, Sì. cioè, nel senso, la stimolazione che io faccio è identica a destra Sì. e sinistra. Se invece ti faccio al contrario, peggiora di nuovo, giusto? No, così è perfetta anche. Anche perfetta. Sì. E se ti faccio mettere dritta? Ritorna un pelino. Leggermente. Esatto, interessante, pancia in giù. Questa è una rimanenza, anche se minima, della compressione lombare, che comunque non dava fastidio. L'abbiamo visto, diciamo, guardando i nostri test muscolari, no? Ma non davano chissà quale debolezza effettiva dei muscoli. Però effettivamente, evidentemente, ti stanno creando un po' di compressione generale, che ti va a creare ancora questo sentore strano. Visto solo Dio sabe, no? Allora, io proprio letteralmente vado a creare un po' di trazione, visto? Andiamo a decomprimere. Guarda che sistemiamo oggi, te lo dico. Sistemiamo sto ginocchio. Mettiti per favore a pancia in alto. Aspettiamo, esatto. Prego. Pancia in su. Piega tutte e due le gambe. Pancia in alto. Guarda, le braccia devi metterti un po' più giù, in modo tale che puoi tenere qui. Aspetta che ti do anche l'altro. Devi tenere per favore bene bene qui, ok? Perfetto. Allora, io metterò questo macchinario, questa piccola strana impiccagione qui, scherzo. Allora, lo metterò al collo,
ok? Non ti preoccupare, non hai nessun male. Per favore ti devo chiedere invece solo un'altra cosa, quando io trazionerò un pochino, ok? È piacevole, non ti preoccupare. Mi devi dire quando la mia trazione arriva più o meno a livello della tua schiena, ok? Se arriva, ok? La senti un po'? Solo in testa. Solo in testa. E adesso? Adesso lo sento. Perfetto. Faremo un piccolo clic. Prendi aria, rilassa il collo, butta l'aria. Ecco fatto. Che stra mega paura. Pazzesco. Sarai da Dio adesso. E non nel senso che sei morto. Vieni verso di me seduta. Allora, abbiamo fatto una decompressione meravigliosa, te lo dico sinceramente. Come lo senti? Adesso è buono. È buono. Proprio identico. Identico. Batti Sento 5, batti polpastrelli nello 10. stesso modo. Batti 10. Allora direi che abbiamo fatto un piccolo miracolo oggi, semplicemente. Enorme miracolo. Da quant'è che ti portavi questo problema a tente ai piedi? Più un anno. Da più di un anno. Hai visto quanto ci voleva? 10 minuti. Prego, cara, è stato un grandissimo piacere conoscerti e risolvere il tuo problema. E grazie per aver scelto il mio studio. Arrivederci.